Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo video scopriamo come utilizzare le funzioni rango, rango.ug e rango.media, strumenti molto utili per determinare la posizione di un valore all'interno di una serie di dati e gestire correttamente eventuali valori uguali. Dopo una breve panoramica teorica sul funzionamento e sulle differenze tra queste tre funzioni, passeremo subito alla pratica con esempi concreti e situazioni reali, per capire quando e come utilizzarle nel modo più efficace. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! Quando vuoi determinare la posizione di un numero all'interno di un elenco di valori, Excel ti mette a disposizione tre funzioni: rango, rango UG e rango media, che hanno tutte la stessa sintassi, ma si comportano in modo diverso quando devono gestire i valori uguali. Passiamo all'esempio. In tabella sono riportati i nomi di 16 allievi e i rispettivi voti ottenuti nell'esame di informatica. Per prima cosa, dobbiamo determinare la posizione in classifica di ciascun allievo in base al voto conseguito, assegnando le posizioni dal punteggio più alto al punteggio più basso. Eventuali allievi con lo stesso voto dovranno occupare la medesima posizione in classifica. Iniziamo ad utilizzare la funzione rango. Mi posiziono in cella C8 e digito la parola chiave. Come puoi notare dalla piccola icona che compare a sinistra del nome della funzione, questa funzione esiste ancora per compatibilità, ma è stata rimpiazzata dalle funzioni rango UG e rango media che ti consiglio di utilizzare in futuro. Se tu dovessi gestire file un po' datati, potresti trovare ancora questa funzione. Il primo argomento è il numero del quale vogliamo individuare la posizione all'interno dell'elenco e nel nostro caso utilizzo la freccia a sinistra e seleziono la cella contenente il voto di Bianchi Anna. A questo punto digito punto e virgola e come secondo argomento seleziono l'intervallo contenente l'elenco dei voti e lo blocco mediante il tasto F4. Omettendo il terzo argomento otteniamo un ordinamento decrescente. Avremmo anche potuto digitare 0. Chiudo la parentesi e premo invio, copiando successivamente la formula verso il basso. In questo modo, la posizione di ogni termine all'interno dell'elenco viene immediatamente individuata. Con la funzione rango UG si ottiene lo stesso effetto, le funzioni infatti sono identiche e per il futuro ti consiglio di utilizzare questa funzione. Seleziono di nuovo il numero, digito punto e virgola, seleziono l'elenco e successivamente lo blocco mediante il tasto F4 e premo invio, copiando poi come al solito la formula verso il basso. Per concludere, posso utilizzare la funzione rango.media, inserisco la parola chiave, premo il tasto Tab per inserirla, seleziono di nuovo la cella contenente il voto di Bianchi Anna, digito punto e virgola, seleziono l'elenco e lo blocco e premo invio. Come puoi notare, siccome ci sono due voti che occupano la quinta posizione e dunque occupano il quinto e il sesto posto, Excel fa la media fra 5 e 6 e restituisce 5,5. In caso di pari merito, Excel individua le posizioni di tutti i pari merito e fa la media fra queste ultime. Mi soffermerò su questo dettaglio nel terzo esempio di questo video. Passiamo ora alla seconda richiesta. Dobbiamo stilare la classifica finale degli allievi ordinandoli in modo decrescente secondo il voto ottenuto. Ti mostro la formula già inserita. Utilizzando la funzione dati ordina, seleziono tutti i dati della tabella dalla cella A8 fino alla cella E23 e ordino in base alla colonna numero 4, cioè la colonna rango UG. Questo mi fornirebbe una matrice di 5 colonne ordinate in base alla quarta colonna, ma siccome a me servono solamente la prima e la seconda colonna, nidifico la funzione dati ordina che ti ho evidenziato all'interno della funzione scegli.call e tra le 5 colonne seleziono la prima e la seconda e in questo modo con una sola formula riesco a compilare completamente tutta la tabella che vedi qui a destra. Cancellando infatti il primo termine, scompare tutto. Annullo ora l'ultima operazione e ti faccio notare che nella terza colonna della tabella ho inserito precedentemente una formattazione condizionale scale di colori.
Passiamo ora a un secondo esempio in cui è richiesto un ordinamento crescente. Al termine di una gara sulla distanza dei 100 metri piani sono stati registrati i tempi degli atleti partecipanti. Dobbiamo scrivere la classifica completa della gara. Per prima cosa dobbiamo individuare la posizione di ciascun atleta e lo possiamo fare mediante la funzione rango.ug. Per completezza ti mostro anche le altre funzioni che, siccome i tempi sono tutti diversi, forniscono gli stessi risultati. Analizziamo la sintassi della funzione rango.ug. Come primo argomento ho selezionato la cella B6, contenente il tempo di Bianchi Ivan. Come secondo argomento ho selezionato l'elenco dei tempi e l'ho bloccato mediante il tasto F4. E infine, come terzo argomento, ho inserito 1, che significa ordinamento crescente. 0 oppure argomento omesso significa invece ordinamento decrescente, come nel precedente esempio. In questo modo, premendo invio e copiando la formula verso il basso, ottengo il risultato desiderato. Come puoi notare, anche la funzione rango e la funzione rango.media utilizzano la stessa sintassi. Per quanto riguarda invece la classifica, non c'è nulla di nuovo. Mediante la funzione dati-ordina ho selezionato come primo argomento tutti i dati della tabella ad eccezione delle intestazioni e ho ordinato la tabella in base alla colonna numero 4, cioè la colonna rango UG. Successivamente ho nidificato tale funzione all'interno della funzione scegli.call che mi ha permesso di selezionare solamente le colonne numero 1 e 2. Trattandosi di una formula matriciale, premendo invio viene compilata l'intera tabella e in questo caso ho formattato la terza colonna mediante una formattazione condizionale scale di colori in cui il colore verde è assegnato ai valori più bassi. Mettiamo ora a confronto le due funzioni rango UG e rango media. Riprendendo l'esempio dei voti scolastici, puoi notare che la funzione rango UG assegna la posizione migliore a tutti pari merito. Siccome Colombo Elisa e Ferrari Giulia hanno preso lo stesso voto e occupano le posizioni 2 e 3, il rango sarà uguale a 2, cioè la posizione migliore. La funzione rango media invece prende in esame le posizioni di queste due allieve all'interno della classifica, che sono la posizione 2 e la posizione 3, ed esegue la media fra 2 e 3, ottenendo 2,5. Provo ora a inserire un terzo voto uguale a 29. Come in precedenza, la funzione rango UG assegna la posizione migliore, e cioè la posizione numero 2, mentre la funzione rango media fa la media fra 2, 3 e 4, ottenendo così 3, che si ottiene con l'operazione 2 più 3 più 4, che fa 9, diviso 3, poiché 3 è il numero dei pari merito. Vediamo ora quando conviene utilizzare una funzione oppure l'altra. Ti ho scritto qui alcuni suggerimenti, ma non voglio entrare nel dettaglio per quanto riguarda le analisi statistiche. Ti consiglio di utilizzare la funzione rango.media quando effettui analisi statistiche complesse oppure quando devi stilare graduatorie con frequenti ex aequo. Ti consiglio invece di utilizzare la funzione rango.ug nelle classifiche sportive, in cui, in caso di ex aequo, si assegna a tutti pari merito la posizione migliore fra quelle occupate. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!